Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo il mainframe di D-Rock. Se volete acquistarlo vi lascio il link in descrizione. Il D-Rock e tutti gli altri telai della linea mainframe li trovate in vendita sul sito mainframefpv.com. Infatti abbiamo una grande varietà di frame per tutte le esigenze, long range, freestyle, racing eccetera. Non mancano gli accessori, le stampe 3D e le parti di ricambio. Il frame che vediamo oggi appartiene alla categoria freestyle e va ad aggiungersi agli altri già presenti in catalogo. Il D-Rock nasce dalla collaborazione tra Davide FPV e Mainframe, con il risultato di portare un telaio che fa della resistenza il suo punto forte. Davide FPV è in assoluto uno dei piloti più forti nel panorama italiano e internazionale, e per chi segue i suoi video su YouTube noterà che principalmente vola nei bando. Questo tipo di scenario richiede dei frame piuttosto resistenti, in quanto il rischio di crash nel cemento armato è sempre molto alto e capita più spesso di quanto non si possa credere. In descrizione vi lascio il link anche al canale di Davide, se non siete ancora iscritti vi invito a farlo subito. Perfetto, apriamo la confezione per vedere cosa troviamo al suo interno. Abbiamo subito un kit di stampe 3D, le parti in carbonio all'interno delle buste sottovuoto, un volantino per uno sconto del 5% sul prossimo acquisto e 2 biglietti da visita con tutti i contatti mainframe. Vediamo gli spessori delle parti in carbonio. I braccetti sono spessi 4 mm e sono larghi 12,6 mm. La piastra inferiore è da 2 mm. La piastra centrale è da 2,1 mm e anche la piastra superiore è da 2,1 mm. Per quanto riguarda la piastra centrale abbiamo i dadi a pressione preapplicati, questo rende la costruzione del frame molto più semplice e veloce. Questi 4 fori sono in corrispondenza delle schede 30x30 e aiutano a far scendere leggermente lo stack in modo da guadagnare qualche millimetro in altezza. Inoltre, non avere lo stack fissato alla piastra centrale rende più semplice sostituire le schede in caso di necessità. Notiamo anche questi 4 piccoli fori che sono per schede 20x20, la larghezza del foro è per viti M2. In dotazione abbiamo 8 viti da 10 mm per fissare i bracci nei dadi a pressione, 4 viti da 6 mm per fissare il flight controller e 16 viti da 6 mm per gli stand-off. Tutte le viti che ci vengono fornite sono svasate e infatti tutti i fori presenti nel frame hanno la svasatura. Questo garantisce un aspetto più pulito al frame e inoltre non abbiamo problemi quando posizioniamo la batteria nella parte superiore. Gli stand-off sono da 30 mm, io li ho scelti arancioni abbinandoli alle stampe 3D. In fase di acquisto potete scegliere il vostro colore preferito tra tutti quelli che ci sono a disposizione sul sito Mainframe. A questo punto possiamo assemblare il D-Rock, prendiamo le 8 viti da 10 mm e giriamo la piastra centrale con i dadi a pressione rivolti verso il basso. Poggiamo sopra i 4 braccetti in modo da far coincidere i fori tra loro. Quindi poggiamo sopra la piastra inferiore sempre facendo coincidere i fori tra loro. Fissiamo il frame usando le viti da 10 mm in corrispondenza dei dadi a pressione. Ora fissiamo tutti gli stand-off. Prima di inserire la piastra superiore mettiamo i supporti in TPU per la videocamera FPV. Il supporto in TPU risulta molto versatile in quanto possiamo usare videocamere standard, mini o micro senza bisogno di adattatori esterni. Se abbiamo videocamere standard mettiamo la parte sporgente verso l'esterno in modo da creare la massima distanza. Come vedete questa HS1177 si installa perfettamente. Se abbiamo videocamere mini o micro mettiamo il TPU con la parte sporgente verso l'interno. Al momento non ho nessuna videocamera mini, ma come vedete la distanza è di 21,8 mm, proprio come la larghezza delle videocamere mini. La natura flessibile del TPU permette anche l'alloggio di videocamere micro. Con le videocamere molto spesso vengono fornite anche 2 rondelle, se le avete potete usarle, altrimenti non è un problema, la videocamera rimane bene lo stesso. Nella stampa 3D sono presenti vari fori in modo da poter posizionare al meglio la videocamera. Questo risulta comodo in quanto non tutte le videocamere hanno la stessa sporgenza.
Il D-Rock offre tutto lo spazio che ci serve per le nostre componenti. Nella parte posteriore abbiamo anche questa scanalatura per stringere con una fascetta un eventuale VTX. A questo punto possiamo mettere la top plate. Perfetto, una volta assemblato il D-Rock rimane piuttosto rigido e il carbone utilizzato da MyFrame si conferma di buona fattura. A proposito di carbonio, potete scegliere tra quello standard come ho fatto io o quello ondulato ad alta resistenza come quello che è stato usato in questo MyFrame Neutron. Il peso del frame è di 113,5 grammi. Nella parte superiore abbiamo 3 asole per i battery strap. Usiamo le prime due se voliamo senza action camera o abbiamo una videocamera FPV che registra in HD. Usiamo la seconda e la terza se nel nostro quad abbiamo installato una GoPro. Sul frame ci sono anche queste due asole posizionate in perpendicolare, che sono studiate per chi preferisce mettere la lipo di traverso. Quindi, a seconda di come volete mettere la batteria, il D-Rock si adatta alle vostre esigenze. Nella parte anteriore abbiamo questa scanalatura in modo da posizionare la videocamera anche con tilt piuttosto elevati. Nella parte posteriore invece abbiamo il logo di Davide FPV. L'intera asse del D-Rock è da 220 mm, come notiamo il frame non è un True X ma ha i braccetti leggermente schiacciati tra loro. Questo riduce la presenza delle eliche nella videocamera FPV e la fa sparire completamente da un action camera con Super View. Il frame così come lo vedete assemblato è il D-Rock in versione standard. Sul sito MyFrame sono disponibili varie configurazioni a seconda delle vostre esigenze, infatti oltre standard abbiamo Cruise, Bando e Epic, vediamo nel dettaglio le differenze tra le versioni. Le parti in carbonio rimangono invariate per tutte le versioni, quello che cambia sono le stampe 3D che vengono fornite in dotazione. Con la versione Cruise abbiamo il supporto per il GPS e le antenne della ricevente, il supporto VTX, antenna video e Immortal T e il supporto per la videocamera proprietario MyFrame. Con la versione Bando abbiamo ancora gli accessori per la VTX e il supporto per l'action camera, ma abbiamo dei paramotori dei bumper al posto degli accessori per il GPS. La versione Epic è la più completa e comprende sia le stampe della versione Cruise che quelle della versione Bando. Vediamo ora nel dettaglio tutte le stampe 3D e vi dico subito cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto. Il porta GPS è studiato per i modelli BN180, M8N e TBS M8. Abbiamo quest'asola per sistemarlo nel battery strap, in questo modo lo posizioniamo sopra la batteria in modo da avere la massima esposizione dell'antenna. Io di solito preferisco sistemare il GPS sopra un braccetto, ma potete usare lo stesso la stampa 3D per proteggerlo dalle eliche in caso di crash. Per quanto riguarda la base dell'action camera, così come viene data non serve a molto, perché comunque dovete prendere il supporto GoPro a parte. La base infatti è uguale per tutti, poi voi scegliete la stampa che preferite a seconda del vostro modello di action. Al momento ci sono i supporti per Hero e Session, i supporti per la Session vanno bene anche per la Runcam 5. Se avete una Fuxeer Box 2 è possibile usare l'adattatore generico, anche se con questo la videocamera rimane molto esposta ed è più facile perderla. Io sinceramente non mi fiderei più di tanto a utilizzarlo. Sarebbe stato meglio avere una stampa completa anche per questo modello. Insomma, secondo me da questo punto di vista si poteva fare qualcosina in più, per venire incontro anche a chi non dispone di action camere della GoPro. Il sistema tutto sommato non è male, se avete più droni di questo tipo potete passare l'action camera da un quad a un altro molto velocemente, tuttavia sarebbe stato meglio avere qualche opzione in più. I paramotori fanno quello che ci si aspetta, offrendo una buona protezione a tutto il motore, se volate nei bando diventa un accessorio indispensabile. Il peso delle 4 stampe è di 22,2 grammi. Questi sono i landing pad e creano una sorta di spessore per non danneggiare la piastra inferiore quando si atterra. Inoltre offrono una buona protezione in caso di crash frontale. Soprattutto questo secondo me ritorna molto utile. Questi due tubi sono per delle antenne di tipo Immortal T, soluzione interessante anche se io preferisco usare il portaantenna posteriore. Ed è proprio il portaantenna posteriore la stampa meglio riuscita di tutte quelle a disposizione. Questo è composto da due parti, la prima può essere usata per poggiare sopra la VTX, mentre la seconda è per le antenne.
Se vogliamo usare questa parte la inseriamo nei fori e poi negli stand-off, se invece non ci serve usiamo solo la parte per le antenne. Come vedete ho sistemato la VTX sopra la stampa 3D e la ricevente sotto, poi ho collegato le relative antenne. Questa soluzione mi piace molto in quanto l'antenna della VTX rimane ben distante dalle parti in carbonio ed è sistemata con un'angolazione perfetta. L'Immortal T invece rimane in una posizione molto protetta e in caso di impatto su superfici dure i danni dovrebbero essere minimi. L'alternativa più comune è sistemare l'antenna nel braccetto. Tuttavia metterla in questa posizione significa esporla in maniera eccessiva agli urti e personalmente mi è capitato diverse volte di rovinarle dopo un crash. Queste sono tutte le stampe che al momento abbiamo a disposizione, al di là del fatto che vi possano servire o meno devo dire che sono ben realizzate e di buona qualità. Tra le varie versioni disponibili sicuramente l'edizione bando è quella che convince di più, il supporto per le antenne è ottimo, i landing pad sono comodi da avere e i proteggimotori ritornano utili a seconda di dove andiamo a volare. Ed eccoci arrivati alla parte finale della recensione. Il mainframe di ROG nasce da una lunga serie di test effettuati direttamente sul campo, volando negli scenari più estremi e nelle condizioni più difficili. Il risultato è un frame che vuole fare della resistenza il suo punto forte e a mio parere Davide FPV e i ragazzi di mainframe sono riusciti nell'intento. L'obiettivo è stato raggiunto sia grazie alle scelte strutturali che proteggendo tutti i punti critici con le stampe 3D. Comunque usare il TPU in maniera così massiccia rischia di appesantire notevolmente il frame, da questo punto di vista quindi diventa necessario usare componentistica di buon livello, puntando possibilmente a una build 6S. Il D-Rock comunque non è solo un frame per utenti esperti che volano negli scenari più difficili, ma può essere usato senza problemi anche da chi si avvicina alla sua prima build e vola in situazioni più tranquille. Lo spazio al suo interno infatti è tale da permettere a chi ha le prime armi di sistemare senza difficoltà tutte le componenti e anche in versione base il frame ha tutto quello che serve per volare e divertirsi. Questa era la mia recensione del mainframe di ROG. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare sempre attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.